Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Si chiude il cerchio di chiacchiere per quanto riguarda la situazione di Lorenzo, si apre quello sul rettangolo di gioco e quindi al campo l'ardua sentenza. Tancredi Palmeri ci fa sapere il nuovo modus operandi del Paris Saint-Germain per quanto riguarda il calciomercato e a quanto ci dice lui ADL teme per la permanenza del nigeriano in casa Napoli. Due compleanni da festeggiare e una considerazione da fare sull'Instrom all'Everton, un in bocca al lupo da fare al calciatore, ma volevo condividere una considerazione con voi in base ad una risposta in conferenza stampa di presentazione dello stesso Lindstrom. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. E partiamo proprio dai due compleanni e questa situazione Lindstrom, poi passiamo a Tancredi Palmeri, Osi e la situazione di Lorenzo. Due sono i compleanni, uno del Napoli del presente e uno del Napoli delle leggende. Auguri a Pasquale Mazzocchi che oggi compie gli anni, e gli auguri vanno anche alla stagione che il Napoli dovrà affrontare, e noi ci auguriamo per noi e per lui che faccia una stagione da protagonista. L'altro per il Napoli delle leggende ovviamente, auguri a Marek Hamsik, uno dei centrocampisti più forti che l'Italia e l'Europa abbia mai avuto negli ultimi 20 anni. Mi sono sbilanciato, ma fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti e cosa ne pensate. Come sempre, la situazione Osimhen, Tancredi Palmeri, diciamo, ci delucida sul nuovo modus operandi del Paris Saint-Germain. Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Il giornalista Tancredi Palmeri si è soffermato proprio sul futuro dell'attaccante del Napoli nel suo editoriale per Sport Italia. C'è poi il timore di De Laurentiis di tenersi Osimhen con la testa altrove, però con 10 milioni sul proprio conto da ricevere dal Napoli ogni anno, perché al Paris Saint-Germain, da quando c'è Luis Campos, non si scialacqua più, o meglio, lo si fa ancora, ma non con i grandi club, tantomeno italiani, per puro puntiglio di dimostrare di essere diversi dal Paris Saint-Germain di Leonardo e per politica di facciata di Campos di fare finta di spendere in maniera ragionata. Così saltò l'acquisto di Skriniar per una differenza di soli 10 milioni, che poi ricordiamo ovviamente il Paris Saint-Germain ha preso l'anno dopo a parametro zero. Il Paris Saint-Germain non ci pensa proprio a pagare la clausola da 130 milioni di Osimhen, e lo si può anche capire. Lo stesso De Laurentiis si è intimamente convinto ad accettare anche 115 più bonus. Il problema è che il nigeriano al momento valga 100 milioni. Ma ancora peggio, il Paris Saint-Germain pensa di fare il virtuoso di facciata e dunque al momento rifiuta di avvicinarsi ai 100 milioni, avendone offerti solo 80. Più passa il tempo, più il prezzo rischia di abbassarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che noi l'avevamo già capito che il Paris Saint-Germain comunque ci marcia, l'ha fatto anche con Leonardo, non è adesso che è solo Campos che le trattative si dilungano. Ovviamente è una trattativa strana per quanto mi riguarda, perché credevo dal mio punto di vista si potesse sbloccare un tantino prima. Noi ciò che sappiamo è che il procuratore di Osimhen deve portare l'offerta e il calciatore via da Napoli entro il 30 luglio, almeno quelli erano stati gli accordi in quel di febbraio. Poi vedremo se andrà in porto questa situazione. Per quanto riguarda la situazione di tenersi Osimhen, si teme di tenersi il nigeriano a Napoli con la testa altrove. Io considero due cose: la voglia di Osimhen, a mio avviso, di voler restare a Napoli, perché da quando è arrivato a Di Maro lo si è capito benissimo che un tantino sulla cazzata che hanno fatto lui e il suo procuratore in quel di febbraio, perché di cazzata dobbiamo parlare, senza che mi si viene a dire no, ma quello è il Napoli che lì si è parato il fondoschiena. Assolutamente no, loro volevano andare a giocare in Premier, e quindi ecco che adesso si trovano in una situazione che devono risolvere loro, procuratore e calciatori. Il procuratore in questo caso, perché Osimhen c'entra ma relativamente, perché poi bisogna fare il meglio per il proprio assistito per quanto riguarda un procuratore, e ci auguriamo che Calenda poi faccia ciò che deve fare.
quanto riguarda, dicevo, la permanenza a Napoli e questo ingaggio che si stanno riempiendo tutti la bocca, sì, c'è un ingaggio altissimo, come li paghiamo? I 10 milioni. Io dico solo una cosa, viene Lukaku a Napoli, ne viene a prendere 6 più bonus. Quindi non è che siamo lontanissimi dall'ingaggio che poi il Napoli deve pagare a Osimhen. Quindi dal punto di vista degli ingaggi il problema non me lo faccio, mi faccio un problema dal punto di vista fisico, atletico, tecnico, tattico, perché ritardi l'inserimento di Lukaku e non sapendo poi, nel caso dovesse succedere che Osimhen resta a Napoli, l'avresti tenuto a Di Maro e nel ritiro di Castel di Sangro, allenandosi comunque alla buona, ma senza integrarlo poi negli schemi e nel Napoli che deve affrontare la stagione. Quindi è lì che mi faccio il problema, ma il problema dell'ingaggio non me lo faccio, tanto è vero che il cartellino del nigeriano è stato quasi del tutto scontato tra gli ammortamenti e quindi resta solo questo ingaggio che poi varia pochissimo con quello di Lukaku. Devi tesserarla la punta, quindi o li dai a Lukaku o li dai a Osimhen, non è che varia poi tantissimo. Non riempitevi la bocca sul come lo paga Osimhen il Napoli, con quali soldi. I soldi ci sono e non sono distanti da quelli che dovrebbe prendere il calciatore belga. Aperta e chiusa parentesi su Osimhen, due considerazioni sulla situazione di Lorenzo e la conferenza stampa che c'è stata ieri. Apro però prima col dire che Manna ribadisce che siamo in linea e arriverà ciò che serve per quanto riguarda il progetto tecnico tattico, ed ecco perché resto assolutamente in fiducia, perché staff e compagnia sanno perfettamente ciò che stanno facendo. C'è solo questa situazione Osi che forse tutti quanti a Napoli, dalla presidenza ad arrivare poi fino al direttore Manna, si poteva credere che veniva definita un tantino prima, ma verrà definita nell'una o nell'altra circostanza, e nel caso Osi dovesse rimanere a Napoli si bruciano un tantino le tappe per inserirlo tatticamente per ciò che vuole Antonio Conte, e ben venga, perché per me Osi resta ancora un attaccante da 20 gol, che sia Conte l'allenatore o che venga Marcelo Bielsa, per dire. Quindi il problema me lo faccio dal punto di vista tecnico-tattico, però se si quaglia la situazione nei prossimi giorni c'è ancora un po' di tempo per inserire l'eventuale punta che arriva o educare, tra virgolette, Osi a ciò che vuole Conte. La situazione di Lorenzo, c'è stata tutta la conferenza stampa, io non vado a riprendere tutta la conferenza stampa, anche perché Di Lorenzo e Giuffredi si contraddicono in continuazione, più parlano e più si contraddicono, quindi non è che vado a prendere tutte le cose che ha detto il capitano, però riportiamo qualcosina. Sono contento di poter parlare, dice Di Lorenzo, non era per coraggio ma perché avevo dei vincoli, e quindi questi vincoli allarghiamoli anche, dico io, se tu avevi dei vincoli allarghiamoli anche al tuo procuratore, così in tua assenza e quando non si può parlare se sta zitto e risolviamo anche determinate situazioni. Ci sono stati momenti di nervosismo dopo una brutta annata, ma quello che mi interessa in questo momento è che a bocce ferme la mia volontà è stata quella di voler restare a Napoli e lo faccio con grande entusiasmo. C'è stato spazio anche per un chiarimento, probabilmente dopo le parole del suo agente. Ho parlato varie volte con Conte, ma ci tengo a dire una cosa: lui, come Mann e De Laurentiis, ha svolto un ruolo importante, ma io sono rimasto perché voglio restare a Napoli. Ci vogliamo credere? Ci vogliamo credere. Voglio metterlo bene in chiaro, poi il mister non sto qui a presentarlo io, sono una persona che so come lavora come persona, quindi ripeto, sono rimasto perché sto bene a Napoli. E infine, per i tifosi, se non hanno digerito il tormentone estivo, so che una parte della tifoseria può avere ancora rancore nei miei confronti, ma starà a me riconquistare la fiducia di quei tifosi che sono ancora un po' arrabbiati. Io ripeto, come mi sono esposto già tempo fa sulla situazione di Lorenzo, così chiudiamo tutto questo cerchio, senza rancore ma con memoria, semplicemente. Napoli non dimentica e quindi le prestazioni la dovranno far da padrone in questo caso,
altrimenti è normale che poi risale a galla tutto ciò che c'è stato prima di questo chiarimento, tra virgolette. Quindi non tollereremo sicuramente prestazioni come la stagione che abbiamo appena vissuto, perché se andiamo poi ad esaminare la stagione nel complesso di Lorenzo è stato anche uno, non voglio dire tra i peggiori, ma uno che per prestazioni altalenanti comunque ne ha da dire nella stagione che è passata, e anche un bel po' di gol presi per colpa sua. Quindi non stiamo qui a sindacare: hai preso gol contro la Sampdoria, hai preso gol contro quelli, là non hai fatto la diagonale, là non c'eri. Con la testa non c'era proprio il capitano, soprattutto da dicembre in avanti. Fino a dicembre qualcuno ha cercato di rimettere, diciamo, la barca sulla giusta rotta, ma non ci si è riusciti né dalla squadra né diciamo dalla dirigenza, né tantomeno dalla società. Quindi quello che è stato ne prendiamo atto, e come dice il mister Antonio Conte, va chiuso in un cassetto ma va riaperto quando si va in difficoltà e quando al limite si creano situazioni dove tu non riesci a superare determinati ostacoli, guardi ciò che è stato e dici non può mai essere, diciamo, questo ostacolo più pesante da scavalcare di quella stagione che abbiamo appena terminato, perché poi non è che sono passati 10 anni da ciò che è stato. Detto questo, ripeto, senza rancore ma con memoria, io mi aspetto dal capitano che ci porti dai 7 ai 10 punti anche sul personale. Sul personale, per intenderci, 1-1, il 2-1 arriva dal piede di Lorenzo, ottimo, sono punti che andrò io a diciamo ad aggiungere al ruolino del capitano. Stiamo vincendo la partita 2-1, c'è un salvataggio esagerato in contropiede sulla squadra avversaria, perfetto, e allora lì annoteremo e tireremo poi le somme a fine anno. Non è per essere puntiglioso, però non possiamo nemmeno mettere da parte tutto ciò che è stato, tutto ciò che è stato detto. Io voglio anche diciamo credere, avevo dei vincoli e quindi non potevo parlare, va benissimo, però che questi vincoli allora vengano allargati anche ad alcuni procuratori che quando aprono la bocca fanno solo disastri. C'è chi quando apre la bocca fa solo disastri come Giuffredi, e c'è chi non ha ponderato bene la situazione e mette firme sui contratti in quel di febbraio e si ritrova oggi con 3 giorni di scadenza, perché ragazzi entri il 30 o si chiude questa situazione o io Napoli, così come c'è stato il comunicato ufficiale, il Napoli non è su Ermosa, abbiamo chiuso con la difesa eccetera eccetera, mi aspetto quantomeno che a 10 giorni, perché il 1 agosto ma mancheranno 9 giorni dalla prima partita ufficiale in Coppa Italia, mi aspetto almeno che il 1 agosto in via ufficiale si dica ok, Osimhen non parte, sarà del Napoli per la prossima stagione, senza ritornarci a gennaio, se ne parla a giugno, si prende Osimhen, lo si fa ovviamente, lo si educa tatticamente per quel che si riesce a fare tutto il mese di agosto, anche se ci sarà il campionato che sarà cominciato, e vedremo come andrà a finire. Fatto è, e concludo, che nel caso dovesse restare a Napoli sicuramente sarà il primo momento che può intaccare un tantino i rapporti tra Conte e la società, perché ovviamente sono situazioni che vengono prima dell'acquisto del nuovo allenatore e dello staff, e quindi non poteva farci praticamente niente, ma è una situazione che potrebbe non inasprire i rapporti, perché forse sto andando troppo oltre, ma un tantino di screzio lo può creare, perché Conte vuole Lukaku e aspetta Lukaku già da molto tempo. Non c'è tempo, Calenda. A Cimambres.
Sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.